distribuzione di colpa in una coppia è una metodologia che, se ben calibrata, ci aiuta a gestire i conflitti e a comunicare in modo, credetemi, veramente proficuo con la persona che abbiamo di fronte, in questo caso con il nostro o la nostra partner. Spesso quando si discute con il partner si usa un accusatorio tu. Ecco, facciamoci mente locale e iniziamo sempre la frase che stiamo per dire con io. Quindi, tu mi trascuri non è una frase che aiuta la comunicazione di coppia. Noi stiamo attribuendo la colpa all'altra persona. Seguitemi un attimino, invece che dire tu mi trascuri, potete dire io mi sento trascurato. Perché? Perché in questo modo noi non sappiamo se realmente il partner ha l'intenzione di trascurarci. Noi quello che sappiamo per certo è che noi ci sentiamo trascurati. Quindi quello che dobbiamo comunicare è la realtà della cosa, non una supposizione. Quindi io mi sento trascurata. Se riusciamo a essere specifici è molto meglio per la comunicazione, cioè io mi sento trascurata ipoteticamente quando tu sei immerso nella lettura. Lasciamo perdere se è una cosa bella, non bella, sana, non sana, giusta, non giusta. Noi magari il nostro partner si immerge nella lettura in un modo tale che noi magari gli diciamo una cosa e lui e sappiamo che non ci ha ascoltato. Va bene. Allora, se questo ci fa sentire a disagio, appunto diciamo quello che ci fa sentire a disagio e che fa sentire a disagio noi qui. A me questa cosa fa sentire a disagio. Potrebbe benissimo essere che il nostro partner, passatemi il termine, caschi dal pero, cioè che mai nella vita ha pensato che il fatto di essere lì a leggere un po' concentrato possa ferirci. Quindi questo è, diciamo, il primo esercizio che concretamente possiamo fare. Sì, sempre come vi accennavo nel punto 1, specifico in quello che dici, cioè io mi sento trascurata è troppo generico, cioè in questo modo non stiamo realmente comunicando, va bene? Possiamo comunicare che abbiamo un disagio, ma è talmente generico che non ci aiuterà in realtà ad avere di nuovo una comunicazione aperta con il partner, la partner, perché ci guarderanno straniti, diranno mi dispiace, ma alla fine mi dispiace, ma non so cosa fare, non so cosa dirti. Se invece noi siamo un attimino più specifici su quello che ci fa sentire a disagio, questo può essere un punto di partenza per la comunicazione e per risolvere quella data cosa che ci fa sentire a disagio. Poi non facciamo sempre il carico da 90, non diciamone 27. Una, quella che in realtà magari ci fa soffrire un pochino di più, e su quella lavoriamo. Poi pian pianino, nell'arco del tempo, del frequentarsi, dello stare insieme, si assestano le cose, ovviamente, però più siamo specifici nel motivo di quello che appunto ci fa sentire a disagio, ci dispiace, più appunto è facile anche per l'altra persona intanto capire cosa stiamo provando e poi eventualmente trovare insieme una soluzione. Fai moltissima attenzione al linguaggio non verbale, il che non vuol dire camminare sulle uova, ovviamente, però seguitemi. No, non sono arrabbiata. Ecco, chiaramente verbalmente stiamo dicendo non sono arrabbiata. Il nostro corpo sta dicendo completamente altro. Questo non è bello perché prima di tutto vuol dire che noi non siamo in grado di esprimere realmente con tutto il nostro essere, quindi parole e corpo, quello che proviamo, quello che vogliamo dire. In secondo luogo, chiaramente confonde chi abbiamo davanti. Quindi se noi realmente abbiamo un disagio e quella data cosa non ce la siamo digerita, ancora ce l'abbiamo di traverso, è inutile che diciamo sì, mi va bene, sì, sto bene, no, non c'è problema, perché il nostro corpo comunicherà completamente un'altra cosa e questo farà stare male noi perché ci sentiremo in conflitto, confonderà l'altra persona e non porterà assolutamente a risolvere la cosa. Sii aperto al dialogo, il che non significa soltanto di tu
quello che ti infastidisce, ma sii comprensivo e ascolta l'altra persona. Spesso abbiamo talmente il colpo in canna, o siamo arrabbiati, o siamo tristi, delusi, amareggiati, che sfoghiamo e diciamo quello che non ci va bene, ma continuiamo ad incarare la dose, quindi non diamo il tempo all'altra persona di esprimersi, un pochino perché inconsciamente vogliamo mantenere le nostre ragioni, un pochino perché siamo arrabbiate, un pochino per tante cose, ma credetemi, ovviamente questo non porta a nulla. Allora, cerchiamo di essere molto tranquilli nel comunicare cosa ci fa soffrire o non ci va bene. Dopodiché spegniamo l'interruttore della nostra santa vocina, siamo zitti e ascoltiamo la persona che abbiamo davanti, perché probabilmente quello che ci dirà sarà meno peggio di quello che ci aspettiamo. Probabilmente avrà una sua ragione, che non sarà la nostra, ma sarà la sua, con cui possiamo mediare e attraverso cui soprattutto possiamo capire il perché l'altra persona fa o non fa una data cosa. Potrebbe essere per timidezza, ci avete mai pensato? Potrebbe essere perché semplicemente non è abituato, quindi per i precedenti modelli comportamentali coi genitori o nelle altre relazioni non è abituato magari a un certo tipo di affettività o di verbalizzazione dell'affettività e quindi magari facendoglielo notare l'altra persona al principio con un pochino di sforzo, poi non è detto che non si trovi bene in questa nuova comunicazione. Sesto punto importantissimo, focalizzati sulla soluzione, non sul problema. Il problema è solo e semplicemente la partenza, cioè il dire questa cosa non mi va bene, ma non è l'arrivo, ok? Non sentiamoci degli eroi di guerra perché siamo riusciti a dire questa cosa non mi va bene, ok, ci è costato sforzo, non siamo abituati, avevamo paura, eravamo in imbarazzo, ci sta, va bene, siamo stati bravissimi, l'abbiamo detto. Da qui via, parlandone insieme, si può veramente trovare il modo di essere armonici nel nuovo corso di quello che sarà la nostra relazione. Ultima cosa, e mi raccomando, è importante e va fatta col cuore, impariamo a chiedere scusa. Va bene? Potrebbe essere uno scusa, sono stata o stato maleducato. Quindi magari abbiamo le nostre ragioni per quello che abbiamo detto, ma può essere che il modo non sia stato dei migliori. Su questa cosa possiamo chiedere scusa. Oppure l'altra persona ci spiega il perché di un dato atteggiamento. Bene, possiamo anche renderci conto di aver fatto il passo più lungo della gamba, di aver esagerato, ok? O di esserci anche, credetemi, e succede completamente sbagliati. A questo punto fa di noi una persona adulta, una persona comunicativa e una persona in crescita il dire gioia, cavoli, mi sono sbagliata e magari anche mi sono sbagliata di brutto. Può succedere, ok? Non siamo meno delle belle persone, anzi, lo siamo di più nell'ammetterlo e questo cimenterà tanto il rapporto anche con la persona che abbiamo davanti, sia in questo caso se si tratta di una coppia, sia credetemi coi figli, nell'amicizia, sul lavoro, perché poi alla fine questi meccanismi sono davvero applicabili a tutte le relazioni. Grazie per aver seguito questo video, vi chiedo se avete da commentare, fatelo in totale libertà, se il video vi è piaciuto un like, se non vi è piaciuto o se c'è qualcosa che avreste aggiunto o modificato scrivetelo pure. Non mi offendo, anzi diventa terreno fertile di discussione e di crescita. Un abbraccio a tutti.